Buonasera a tutti, ciao, io sono Francesco. Faccio questo video per cercare di chiarire quanto più possibile le origini di questo virus che sta attanagliando il mondo e ci sta costringendo a stare in casa. In mia opinione, gli articoli scientifici che sono emersi in questi giorni non sono totalmente chiarificatori, in quanto ci danno un quadro abbastanza preciso della natura genomica del virus, ma non danno per certe quelle che possono essere le cause, e analizzeremo adesso quindi perché. Le ipotesi che vi presenterò sono due, e sono quelle più papabili, insomma, quelle che sicuramente, insomma, una delle due è avvenuta. La prima ipotesi è ovviamente che è stato frutto della selezione naturale. La selezione naturale è un fenomeno continuo e immutabile che la biologia ha sviluppato per selezionare e aggiornare quanto più possibile i propri esseri viventi, al fine di renderli sempre più adatti, quasi sempre, all'ambiente che li circonda. E ovviamente i virus non fuggono da questa legge, anzi, avendo una velocità di replicazione molto più elevata rispetto a qualsiasi altro essere vivente, sono molto più soggette alla selezione naturale. E quindi in questo caso ci troviamo un essere che sarebbe nato in un mercato bagnato di Wuhan. Cosa sono i mercati bagnati? Sono delle bancarelle classiche come le abbiamo anche noi in Italia, solo che a differenza delle nostre lì si portano animali vivi in grandi quantità. Sono stati calcolati addirittura 54 specie di animali presi dalla natura oppure in cattività, però spesso sono anche di importazione, sono illegali, addirittura ci sono stati tigri e orsi da quello che è emerso. E niente, vengono ammazzati lì, cioè questi animali vengono portati in delle gabbie, vengono ammassati, costretti a scambiarsi fluidi corporei in continuazione, assistono all'uccisione dei propri simili, quindi uno stress enorme per questi animali. E non solo, ci sta anche il mischiarsi, il mescolarsi di queste sostanze corporee per via del sangue, insomma, che scorre, pus e altri fluidi corporei. Questo cosa comporta? Comporta che se un animale ha un certo virus, ha un patogeno qualsiasi, insomma, molto probabilmente può contaminare un altro animale vicino. E quindi se sono specie differenti, cosa può succedere? Che virus differenti possono scambiarsi materiale genetico e fare il famoso salto di specie. In un ambiente come quello, un virus potrebbe tranquillamente fare questo salto di specie, e infatti sono rinomati per essere dei laboratori di virus che, insomma, possono essere anche abbastanza mortiferi. E il Covid potrebbe essere nato lì. Questa è un'ipotesi accreditata, insomma, non c'è nulla di strano, potrebbe essere nato lì. I problemi quali sono? Sono che effettivamente, da quello che sappiamo, in questo mercato non dovrebbero vendere pipistrelli. Era emerso che il salto genetico sarebbe stato fatto, all'inizio dicevano da un serpente, poi è emerso che dalla sequenza genomica del virus è molto più probabile che sia un pangolino e non un serpente. Quindi dal pangolino sarebbe passato al pipistrello e dal pipistrello sarebbe passato all'uomo. Però pipistrelli, da quello che dicono persone che hanno lavorato lì, che sono nate e cresciute lì, non si consuma, anzi per loro, come per noi occidentali, sarebbe impensabile consumare il pipistrello, cosa che è più comune in altre aree dell'Asia, ma per loro sarebbe impensabile, anzi disgustoso da consumare. Quindi questo pipistrello, che sarebbe un elemento cardine, l'ultimo elemento cardine nel passaggio genetico, non ci sarebbe stato lì in vendita. E quindi una grossa, insomma, perdita nella teoria viene appunto da questo elemento, nel caso in cui fosse così. Altro elemento è che il paziente zero, almeno quello che hanno reputato il paziente zero di Wuhan, non dovrebbe mai essere stato lì, in questo mercato. Non c'è mai passato, da quello che si è appurato. Un uomo di 70 anni circa non ha frequentato quel luogo, quindi non si capisce come abbia potuto contrarlo per primo. E questo è un altro problema. La particolarità inoltre di questo luogo, e qui passiamo all'ipotesi numero 2,
e che è posto a 280 metri da una struttura che sarebbe vi dico subito il nome, il Wuhan Center for Disease Control and Prevention, che sarebbe un centro di studio dei coronavirus, soprattutto di tanti altri virus e patogeni, ma soprattutto dei coronavirus. Ci studiano la SARS, è uno dei pochi centri al mondo dove studiano la SARS, e insieme ad un altro istituto che è posto a 12 km da questo laboratorio, che sarebbe il Wuhan Institute of Virology, si analizzano, si manipolano, si cercano di capire le nature a fini preventivi, per ottenere delle informazioni chiave per poter sviluppare vaccini, per poter avere delle armi contro questi potenziali patogeni per gli esseri umani. E cosa succede? L'epicentro, insomma, è proprio sotto una di queste due strutture, l'altra è molto vicino. Queste strutture sono BSL-4, cioè Biosecurity Level 4. Cosa significa? Che hanno dei mezzi di sicurezza che impediscono quanto più possibile di far fuoriuscire pericoli patogenici, pericoli biologici, strutture come ad esempio sistemi di aerazione complessi, camere con pressione negativa, quindi insomma far fuggire un patogeno sembrerebbe quasi impossibile, però purtroppo da quello che sappiamo impossibile non è, perché già nel 2004 c'è stato un caso di fuoriuscita di Ebola da un istituto che era BSL-4, e non solo il BSL-4, ma di BSL-3 abbiamo innumerevoli esempi di fuoriuscite di materiale biologico. 2 volte è scappata la SARS a Beijing in Cina, altre volte è scappata l'Ebola, l'antrace. Addirittura sappiamo che parte di questi fenomeni di fuga sono dovuti a ricercatori che, invece di fare il loro lavoro in maniera degna, sono andati a rivendere gli animali di laboratorio, animali che hanno subito trattamenti con patogeni, ai mercati, appunto ai mercati bagnati, i famosi mercati cinesi, e quindi questi animali contaminati andavano alla fine, invece di essere cremati come normalmente si fa in laboratorio, andavano a finire nello stomaco di qualcuno, causando poi epidemie che per fortuna sono state controllate in passato, con ovviamente brutte figure mediatiche e svariati articoli di giornale che hanno fatto capire alla comunità internazionale che esperimenti di questo tipo erano abbastanza pericolosi, ed è qui che poi nasce appunto quel famoso servizio di TGR Leonardo che fa capire che già all'epoca, insomma, la comunità internazionale si stava muovendo per cercare di frenare esperimenti di questo tipo, proprio perché errori succedevano, nonostante ci fossero sistemi di sicurezza elevati, sono sempre successi, sin da Marburg in Germania dagli anni 70, dai fine anni 60, insomma, con epidemia di un patogeno che si trovava in reni di macaco, sino ai giorni nostri, sino al 2016, anche gli ultimi anni, insomma, hanno visto fuoriuscite di questo tipo. Quindi, insomma, l'ipotesi fuga dal laboratorio, calcolando che ci sta il laboratorio proprio sotto al mercato che è epicentro di questa epidemia, che poi è divenuta pandemia, la coincidenza c'è, è difficile non fare la correlazione. Ovviamente cosa succede? Arriva questo studio di Nature Medicine che ci dice che la sequenza genomica è compatibile con frutto di selezione naturale. Perché? Perché non sarebbe compatibile con i virus che ci sono in archivio. Cioè i virus che abbiamo in archivio hanno sequenze genomiche ben catalogate, queste non combaciano. E questo cosa ci dice? Ci dice sicuramente che il campione genetico che è stato preso per fare questa analisi la settimana scorsa, adesso che vi parlo è il 28 marzo, la settimana scorsa sono stati presi questi campioni, sono stati analizzati e si è visto che hanno questa natura, probabilmente frutto di selezione naturale. Ora che succede? Succede che
Questo virus dovrebbe stare in circolo da forse 4-5 mesi. Questo virus ha un R0, che sarebbe il fattore di replicazione, che è dato a 3 e 4, 3 e 4, insomma, cioè ogni persona contagiata dal virus riesce a contagiare mediamente 3-4 persone. Inoltre è un virus ad RNA. I virus ad RNA hanno una capacità di mutazione estremamente più elevata rispetto ai virus a DNA, che già è elevatissima, insomma. Quindi immaginiamo il quadro di un virus artificiale che si è trovato libero, allo sbando dal mercato, sino a circolare probabilmente già agli stati vicini, se non a tutto il mondo, tramite la tecnologia odierna di viaggi e mezzi di trasporto, insomma, ben articolati. Con una diffusione tale, il virus potrebbe tranquillamente rimescolare le acque. Una sequenza genomica di natura artificiale, dopo breve periodo, non sarebbe più riconoscibile. Quindi lo studio, giustamente, di Nature dice che è molto probabile, dice it's very likely, che sia di natura naturale, che sia naturale. Però non è una certezza, non è una conferma. Noi dobbiamo comunque valutare che in Cina hanno avuto problemi di fughe anche da laboratori di estremo livello, di elevatissimo livello di sicurezza, e che effettivamente l'epicentro è posto a pochi metri da una delle strutture principali, una delle poche al mondo che vanno a manipolare la SARS, e che a 12 km ne ha un'altra che comunque tratta sempre degli stessi patogeni. Questa coincidenza è abbastanza grande, e dato che non abbiamo una certezza, per adesso non bisogna escludere nulla, perché se andassimo ad escludere questa ipotesi rischieremmo, nel caso in cui sia effettivamente successo, di non andare a dare giusto spazio a mezzi di rinnovamento delle strutture di sicurezza che è necessario nel caso in cui sia successo. Quindi noi dobbiamo prendere in ipotesi questo studio scientifico, ma non possiamo al giorno d'oggi darlo per certo. Quindi è bene che la comunità scientifica continui ad indagare e non dia per certo nulla, altrimenti facciamo un danno a noi stessi, oltre che alle persone che hanno causato questo male, insomma, senza andarle a punire in maniera adeguata. I primi complottisti, se così li vogliamo chiamare, sono stesso i medici della South University of China. Questi due scienziati, Bo-Tao Xiao e Lei Xiao, hanno definito molto probabile questa evenienza che sia fuggito dal laboratorio lì a Wuhan, e quindi ci hanno fatto un paper che vi metto sempre nelle informazioni sotto. Questo paper è stato rimosso dopo pochi giorni dagli archivi, adesso si ritrova solo tramite Wayback Machine e altri siti che comunque all'epoca presero il PDF e l'hanno salvato, però non è più trovabile in maniera ufficiale, quindi andatevelo a vedere, valutate insomma quello che hanno scritto questi scienziati cinesi, capite che è un'ipotesi che effettivamente è valutata stesso da loro, che non ci guadagnano nulla in primis, quindi è un'ipotesi che va tenuta in considerazione, quindi non definiamolo complotto per adesso, è una possibilità aperta. Nel caso in cui sia successo, prendiamo i giusti mezzi per affrontare la cosa. Poi vabbè, esistono altre teorie del complotto pure, che vengono sfruttate soprattutto a mezzi politici per ottenere potere, infangare altri stati, e quindi ci sono le ipotesi che gli Stati Uniti abbiano contaminato la Cina, che la Cina abbia voluto fare un danno al mondo, che l'Iran, che gli arabi, ci sono 1000 ipotesi di complotti vari ovviamente in questo momento, però rimaniamo sulla base di cosa potrebbe essere successo e valutiamo quello. Addirittura ho visto che circolavano simboli dei laboratori di Wuhan come se fossero i simboli dell'Umbrella Corporation di Resident Evil. L'hanno fatti diventare insomma una vera e propria setta di creazione di armi di distruzione di massa, però questo non sussiste. E quindi andiamo a vedere anche che effettivamente pochi giorni dopo il disastro
Xi Jinping, il presidente cinese, è andato a fare una comunicazione sul sistema di sicurezza nazionale, dove esprimeva un bisogno di rafforzare estremamente i loro rischi di biosicurezza. Quindi non si sa effettivamente cosa abbia voluto dire, però questa comunicazione l'ha fatta. In ogni caso vi lascio tutti i link degli studi e dei papers nelle informazioni, andateli a vedere, verificate stesso voi, ditemi la vostra opinione, buona quarantena.